Quali sono i pregi di questa Honda GB350S? Dopo 2250 km siamo qui per parlarne assieme. Il pregio numero 1 è sicuramente l'estetica. È una moto riuscita, a mio parere, esteticamente. Nasce da un progetto diverso, più classico, studiato per l'India. Questa poi è l'incarnazione più sportiva, che in India si chiama CB350 RS e da noi è l'unica versione importata, prodotta in Giappone, rinominata GB350S. Unisce molti elementi classici ad alcuni più moderni in un mix secondo me perfettamente riuscito. Mi collego all'estetica con un altro pregio indiscutibile di questa Honda, cioè la qualità costruttiva. Qualità costruttiva che emerge da tanti piccoli particolari. Pur essendo una moto economica, devo dire che Honda è riuscita a creare un prodotto dall'aspetto premium molto ben rifinito. Qui sott'occhio abbiamo il serbatoio, ma tanti altri dettagli, cromature e piccoli particolari, non ultimo il fanale a LED o particolari come le sospensioni originali, parlo di livello estetico, tutto davvero molto curato. Anche i cerchi, pur non essendo a raggi, secondo me sono completamente riusciti a livello estetico. Altra qualità è secondo me la dimensione della moto, non è troppo piccola. Questo fa sì che anche chi è di statura più importante non faccia il classico effetto dell'elefante sul triciclo, ma una moto anche piuttosto ospitale per due persone da stazza normale, devo dire. Quindi rispetto magari per esempio alla rivale Hunter è sicuramente esteticamente un po' più matura, sembra un 500 come cilindrata, sembra una moto più importante. Naturalmente tra le qualità non può mancare il discorso dell'affidabilità e del marchio. Honda da 6 anni di garanzia, è uno dei brand più famosi al mondo per quanto concerne l'affidabilità, quindi diciamo questa è una voce scontata nel nostro elenco, ma è bene sempre ricordarlo, è ovvio, è giusto. Poi in particolare questo prodotto è realizzato in Giappone e non in Thailandia come per esempio la CRF che prima possedevo. Prima ho accennato ai cerchi che sono ben fatti. Secondo me altri pregi di questa moto sono i cerchi, i pneumatici tubeless appunto, e il fatto che siano presenti gomme di primo equipaggiamento di ottimo livello, sono le Metzeler Durance. Devo dire che mi ci sto trovando bene, sono anche gomme che dovrebbero garantire una elevata durata a livello di chilometri, quindi secondo me è sempre un piacere avere gomme di primo equipaggiamento di un buon brand, di un brand famoso, ed è molto raro trovarlo su moto economiche. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto sono i freni, che secondo me sono riusciti, hanno un buon mordente sia l'anteriore sia il posteriore. La frizione antisaltellamento e servo assistita veramente molto morbida e piuttosto modulabile, quindi a mio parere un comando perfetto per una moto del genere, moto che si rivolge anche appunto ai neofiti, ai motociclisti con scarsa esperienza, e perché no anche alle donne. È una moto anche che ha diverse chicche, tipo il gancio per attaccare il casco durante le nostre soste sotto chiave, oppure vicino alla pedana passeggera zona scarico c'è un piccolo supporto per far sì che la scarpa non vada a toccare
lo scarico stesso. Sono dettagli che mostrano la cura del progetto e del prodotto. Tra i pregi io voglio metterci il motore, perché è sicuramente uno degli aspetti più controversi di questo modello. La scarsa potenza, siamo 21 cavalli, veramente a livello di numeri davvero bassi, e per molti questo desta preoccupazione in fase di ordine o per chi è interessato all'acquisto. Io devo dire che il motore a me è piaciuto molto e piace molto perché ha molto carattere, e io ho variato la rapportatura, ma come spiegato in un altro video il carattere rimane a mio parere lo stesso, e rimane un pregio assoluto di questo modello. La coppia è tutta in basso, sfruttabilissima, quindi soprattutto nel range di chilometri orari tra gli 0 e i 90 la moto ha un buon scatto e una rapportatura piuttosto corta nelle prime marce, appunto, ed è molto godibile, molto sfruttabile. Sembra avere qualche cavallo in più di quelli che riporta sulla scheda tecnica. Altra qualità collegata al marchio e al successo del modello è sicuramente la tenuta sul valore dell'usato. Una Honda mantiene sempre un buon valore, una Honda con 6 anni di garanzia a maggior ragione. Poi un modello così riuscito e non sempre disponibile in concessionaria tra le nuove pronta consegna, ovviamente fa sì che il valore dell'usato mantenga sempre ottimi livelli, in un periodo storico in cui in realtà l'usato spesso, per quanto concerne le moto, soffre molto, perché spesso i modelli nuovi sono perennemente in offerta. Tra i pregi voglio metterci la soddisfazione del possesso. Con questo intendo che questa Honda, pur costando poco più di 4.500 euro, dà soddisfazione a chi l'acquista, perché è un prodotto davvero molto curato, molto bello esteticamente, ricco di fascino, di carattere, quindi non è una moto anonima, non è una moto senza personalità. Con una spesa tutto sommato contenuta riusciamo a portarci in garage un oggetto che ci dà soddisfazione, appunto. Anche quando apriamo la porta del garage, magari per uscire in macchina, guardiamo la nostra moto e ci dà gusto. Voglio menzionare anche la presenza del traction control, che sicuramente su una moto del genere possiamo ritenere superfluo, ma che in fondo in certe condizioni, soprattutto di bagnato, pavé, condizioni particolari, può sempre dare una mano a chi non è del tutto esperto. Quindi male non fa, ecco. È apprezzabile il fatto che Honda abbia deciso di montarlo su una moto così economica, e quindi è comunque un qualcosa che c'è e che probabilmente non ci servirà mai, ma visto che è incluso in un prezzo così economico siamo contenti della presenza del traction, e quindi merita una menzione. Sicuramente per gli smanettoni che non lo vorrebbero neanche sulle moto da 200 cavalli è un qualcosa di oltraggioso, però vabbè, ognuno ha le sue idee. Chiudo questa lista di pregi, arriverà anche quella poi dei difetti, perché prodotti perfetti non esistono, con la questione economica. Come detto, prezzo di acquisto davvero ottimo, poco più di 4.500 euro, consumi naturalmente ridotti, anche se devo dire dipende anche molto dal vostro stile di guida, perché è un motore comunque corsa lunga con il limitatore molto in basso, e quindi va detto che va guidato anche in una certa maniera. Se gli tiriamo un po' il collo, anche questa moto, diciamo, può arrivare a consumare 25 al litro. Se siamo molto più tranquilli siamo sui 35, ma anche 40. C'è gente che riesce veramente a fare record di chilometraggio con un solo litro, superare abbondantemente i 40. È una moto quindi molto economica da acquistare e molto economica da mantenere. Il bollo costerà una trentina di euro,
autonomia diciamo e consumi davvero ottimi, e assicurazioni anche, devo dire nel mio caso mi ha stupito in positivo, pur vivendo a sud e avendo sì una classe ottima, mediamente pago tanto su altri modelli. Nell'ordine di idee ho sempre pagato 400-500 euro anche per moto di piccola cilindrata. Devo dire che in questo caso sono riuscito a assicurarla per 250 euro annui, è veramente un ottimo prezzo. Se anche voi avete una GB350, commentate questo video e raccontatemi quelli che per voi sono i pregi di questo modello, e per qualsiasi domanda o curiosità vi invito a commentare, appunto iscrivetevi al canale se vi va, arriverà anche il video dei difetti e soprattutto quello dedicato agli accessori che abbiamo montato di recente. Ciao a tutti e al prossimo video.